Oggi ti faccio vedere passo dopo passo come ottenere in circa 7-8 giorni questi bellissimi microgreens di daikon, chiamati in giapponese kaiware. Le tempistiche per questa coltivazione chiaramente dipenderanno da dove li coltiverai te. Io oggi ti faccio vedere nel dettaglio dove li coltivo io, come li coltivo io e le tempistiche mie di questo ambiente specifico. Le prime cose che ti serviranno poi saranno 2 teglie, una con i buchi e una senza, che andranno così, se riesco, ok. Poi dei semi di daikon, eccoli, e un terriccio di buona qualità. Eccolo qua. Per quel che riguarda il terriccio, non importa un terriccio super concimato, super fertilizzato, anzi per i microgreens proprio non serve. L'energia di cui hanno bisogno è praticamente già dentro il seme. Stanno nelle teglie 8, 10, 12 giorni, la maggior parte delle varietà, quindi non serve un terriccio super concimato, anzi. Allora, per prima cosa andiamo a mettere il terriccio nella teglia. Se ci sono dei pezzi un pochettino più grossi, magari spezzettali così con le mani. Ok, una volta che abbiamo messo il terriccio nella teglia, lo dobbiamo andare a pressare. Io mi sono fatto uno strumentino di questo tipo qui per andare a fare questo lavoro. In pratica così. Adesso che abbiamo la nostra teglia bella pressata, prima di mettere i semi la bagniamo un attimino. A me piace bagnarla anche prima di seminare, perché quando poi se devi andare a spostare dei semi, se la terra è umida, lo sposti meglio. Una volta fatto questo, possiamo andare a seminare. Vedi, potrebbe succedere come qui che ci sono troppi semi tutti insieme, e allora li devi andare a spostare. Se hai il terriccio umido è molto più facile fare questa operazione. Una volta seminato andiamo a bagnare nuovamente con una particolare attenzione ai bordi, perché sono quelli che asciugano prima, altrimenti poi rischiamo di avere una bassa germinazione ai bordi della teglia. Non importa dare tantissima acqua, così è più che sufficiente. Arrivati a questo punto, bisognerebbe mettere un'altra teglia sopra, tipo così, e poi metterci un peso sopra. Però io, siccome ne avevo già seminati altre 4 teglie poco fa, semplicemente farò una pila di 5 teglie. E ci metto questi sopra e ora le metto lì. Ecco fatto. Adesso staranno qui per circa 3 giorni, vediamo. Ah, in questi giorni che sta in questo blackout, non diamo altra acqua, perché qualcuno su internet fa vedere che si dà l'acqua tutti i giorni. No, una volta che vanno in questa fase qui, niente acqua, basterà per farli germinare, basta e avanza. Allora, sono passati circa 4 giorni, vediamo la situazione dei nostri daikon. Eccoci qua, sono pronti per andare sotto la luce. Come si vede ai lati c'è già alcuni che, prendendo un po' di luce, stanno già cambiando colore, stanno già diventando più verdi. Invece nel mezzo sono sempre gialli, come è normale che sia. Quindi adesso che stanno andando per la prima volta sotto la luce, quello che dobbiamo fare è semplicemente alzare la teglia più in alto, quella con i buchi, e mettere l'acqua in quell'altra teglia sotto, così. Poi quanta acqua dare lo imparerai con il tempo, non ti preoccupare. Sia la prima annaffiatura e sia le prossime annaffiature, che saranno circa una volta al giorno. Questa è la situazione dopo la prima annaffiatura dei nostri daikon. Te li faccio vedere più da vicino. Vedi, all'esterno sono un pochettino più verdi e nel mezzo invece sono più gialli.
il che è normalissimo. Eccoci qua, siamo arrivati al giorno che stavamo aspettando, il giorno della raccolta. Allora, ricapitoliamo velocemente. Questi daikon sono stati seminati giovedì scorso, ok, nel pomeriggio, e oggi è venerdì, ma tarda mattinata. Quindi siamo circa sugli 8 giorni. Ti faccio vedere più da vicino. Ti do un piccolo consiglio per il momento della raccolta, cioè adesso. Circa un giorno prima, poi il tempo esatto dipende dal tuo ambiente di coltivazione. Io solitamente circa 24 ore prima interrompo l'irrigazione, smetto di dare acqua. Così facendo, insieme ad altri fattori, riesco ad avere la superficie dei miei microgreens più o meno asciutta. Poi vedrai che magari nel mezzo è più difficile, però quantomeno sui lati sono belli asciutti. Questo ovviamente, l'interrompere l'irrigazione deve andare di pari passo con una buona ventilazione nella stanza o nella serra o nel campo, insomma dove li fai te. Comunque l'obiettivo finale è quello di averli il più asciutti possibile, perché quando poi li vai a tagliare e li andrai a mettere nel tuo contenitore, cioè o li mangi subito, quando sono tanti magari è difficile, o comunque quando li vai a mettere nel tuo contenitore e poi li terrai in modino nel tuo frigo, più asciutti sono e meglio è. Se per qualche motivo tu non riuscissi ad averli asciutti al momento della raccolta, ti consiglio di asciugarli magari con delle piccole ventoline o dei piccoli ventilatori, non usare la centrifuga, quella da lattuga, perché li spacchi tutti, sono delicati veramente, questi a girarli lì dentro li rovini. Guarda, questo è un esempio, ti faccio vedere, molto rudimentale, però per asciugarli, nel caso tu non riuscissi ad averli asciutti in maniera naturale, sono semplicemente due piccoli ventilatorini attaccati, sotto c'è una teglia in cui metterai i microgreens che hai raccolto e piano piano asciugano. Per il momento della raccolta vera e propria ci sono due opzioni. Una è un coltellino affilato, che è la mia opzione preferita, soprattutto per il daikon. Poi ci sarebbero anche le forbici, qualcuno le usa per tutti i microgreens, io personalmente mi trovo meglio con il coltello, però anche se ci sono alcuni tipi di microgreens per cui ti potrei anche consigliare questo. Per esempio, se vuoi coltivare il nasturzio o l'acetosa, è più facile tagliare le foglie una ad una con le forbici. Altrimenti io mi trovo molto bene con il coltellino, che però deve essere ben affilato. Altra cosa, un contenitore, ora questo è un po' piccolino, dentro ci puoi mettere della carta assorbente o Scottex, insomma chiamalo come vuoi, se proprio non sei sicuro al 100% che siano super asciutti, e li puoi mettere qui direttamente, cioè una volta tagliati vai direttamente nel contenitore. Se hai il problema di cui ti parlavo prima, cioè che sono un pochettino umidi o addirittura bagnati, fai il passaggio dell'asciugatura e poi in seguito li metti qui dentro. Il contenitore, mi raccomando, deve essere a chiusura ermetica, così non entra aria e loro stanno belli asciutti, tranquilli in frigorifero per un bel po'. La durata dipende molto da questo momento, dal momento della raccolta, quindi è importante arrivarci nelle condizioni migliori possibili. Raccogliamone qualcuno, così ti faccio vedere. Quindi cosa faccio? Li prendo nella parte superiore, così, e poi semplicemente taglio. Se vedi che rimane, vedi a volte un pezzettino della radice, dov'è? Eccolo qua. Insomma, lo tagli subito e rimani solamente con il gambo e con le foglie. Li puoi mettere già nel contenitore. Questi ce li metto perché sono già asciutti, quindi non ho alcun problema a metterli direttamente qui dentro. Te li faccio vedere bene da vicino, sperando che si veda il meglio possibile. Se conosci il sapore del daikon, proprio la radice, non avrai sorprese. Altrimenti ti dico che il sapore è molto piccante, quindi molto piccante. Quindi attenzione, se li metti in un'insalata mescolati con altre cose, la piccantezza si ridurrà, ma se li usi in alcuni piatti magari asiatici o giapponesi,
che magari vengono messi sopra il piatto alla fine come decorazione, ma poi anche parte integrante del piatto. Ecco, fai attenzione, aspettati una buona piccantezza, molto simile alla radice, se l'hai provata, altrimenti ti consiglio poi di provare anche quella. Tra l'altro sto pensando di fare dei video sulla coltivazione del daikon in campo. Se ti interessa, magari scrivimelo nei commenti e lo tengo ancora di più in considerazione. Poi se ci sono altre varietà di microgreens che ti piacerebbe vedere o capire magari alcuni passaggi della sua coltivazione, anche questo scrivimelo nei commenti e grazie per aver visto il video fino alla fine. Ciao!